manco per idea o manco per sogno, o la forma leggermente più volgare, manco per il cazzo. E ancora una volta vi ricordo, sono tutte espressioni molto informali e colloquiali. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come avrete già intuito, in questo video ci andremo ad occupare di una parolina che probabilmente avete sentito dire da qualche madrelingua italiano o avete sentito in qualche film, ma che raramente avrete incontrato in un testo scritto. E mi riferisco alla parolina manco. Come sempre, quindi in questo video vi mostrerò il suo significato, vi mostrerò come si utilizza, in quali contesti e ci saranno come sempre tantissimi esempi per rendere il tutto più chiaro. Quindi se siete pronti non perdiamo tempo e cominciamo. Prima di tutto c'è però una cosa che sento di dover specificare. Non dovete confondere l'avverbio manco, che è quello di cui parleremo in questo video, con la prima persona singolare del verbo mancare. Per esempio, io manco a Giada. L'avverbio manco, invece, deriva dal latino mancum, che in italiano moderno potremmo tradurre con difettoso, manchevole. Ma nella lingua parlata colloquiale l'avverbio manco ha assunto un altro significato, e cioè viene utilizzato come sinonimo di neanche, nemmeno. Ma ricordate, è un uso estremamente informale, quindi non lo sentirete e di conseguenza non lo dovete utilizzare né in situazioni formali né in testi scritti altrettanto formali. Se invece volete fare pratica e quindi iniziare ad utilizzarlo, sentitevi pure liberi di farlo con, per esempio, la vostra famiglia o con i vostri amici. In particolare ci sono alcune espressioni fisse in cui è molto frequente l'utilizzo di manco come sinonimo di neanche o nemmeno, nonostante ovviamente queste possano andare a sostituirlo senza alterare, senza cambiare il significato generale dell'espressione. Al massimo queste due la rendono soltanto più formale. Prima di mostrarvi quali sono queste espressioni, devo farvi un appunto, cioè ci tengo a ricordare che molto spesso sentirete queste espressioni introdotte da un ma. Però in sovrimpressione troverete il ma tra parentesi perché può anche essere omesso. Se c'è il ma, si va semplicemente a enfatizzare maggiormente il significato generale dell'espressione. La prima espressione in cui troviamo manco è ma manco morto o morta. Si utilizza come esclamazione quando si parla di qualcosa che non si vuole fare, un po' come dire non ci penso proprio, non intendo farlo. Per esempio, perché non scrivi al tuo ex? Dovresti perdonarlo. Ma manco morta, non lo perdonerò mai. Un'altra espressione molto simile che si usa in contesti analoghi è manco se mi paghi. E ovviamente in questo caso il verbo pagare può essere concordato a seconda della persona a cui ci stiamo rivolgendo. E il significato complessivo è non lo farei mai, non lo farei neanche se ricevessi dei soldi. Vediamo due esempi. Hai parlato con Giorgio? Non lo inviti al compleanno? Ma manco se mi paga, non voglio vederlo mai più. Che ne dici di preparare una bella cenetta per i tuoi amici stasera? Ma manco se mi pagano, ho cucinato ieri e non hanno mangiato quasi nulla. Altre espressioni molto simili a quelle che abbiamo appena visto sono manco per idea o manco per sogno, o la forma leggermente più volgare manco per il cazzo. E ancora una volta vi ricordo, sono tutte espressioni molto informali e colloquiali che vengono utilizzate per dire assolutamente no.
Ma alla fine vai in vacanza con i tuoi? Ma manco per sogno, non li sopporto più. Il quarto uso è molto semplice, ma comunque estremamente frequente nell'italiano colloquiale, e cioè utilizzare manco nelle espressioni manco io, manco tu, manco lui, manco lei e così via, e cioè come sinonimi di neanche io, neanche tu, neanche lui, neanche lei e così via. Vediamo un esempio. Ma tu sei preoccupata per la nostra settimana bianca? Io un po' sì, perché non ho mai sciato in vita mia. Ah, manco io, ma mi hanno detto che non è poi così difficile. Quindi sono abbastanza tranquilla. Un'altra espressione molto utilizzata è manco per sbaglio. In particolare si usa per indicare qualcosa che non è avvenuto o che non siamo proprio riusciti a fare. Ad esempio, ma Marco ti ha raccontato di ieri sera? Manco per sbaglio. Sono proprio stufa del fatto che non mi racconti nulla. Oppure, ho passato tutta la giornata a cercare in tutte le librerie della città il libro che mi avevi consigliato e non l'ho trovato manco per sbaglio. Deve essere sold out ovunque. Infine, l'avverbio manco si può utilizzare semplicemente come sinonimo di neanche o di nemmeno in frasi normali, ovviamente in contesti informali, colloquiali. Vediamo qualche esempio. Ieri, mentre stavo facendo una passeggiata in centro, ho incontrato la mia ex compagna di classe Giulia, che mi ha guardato in faccia e manco mi ha salutato. Che cafona! Quando era piccola, mia nonna era poverissima, non c'aveva manco i soldi per campare. Ho cercato una gelateria che facesse il gelato senza lattosio e non sono riuscita a trovarne manco una in tutta la città. Ebbene, prima di salutarvi, devo però darvi anche un'espressione bonus, e cioè l'espressione manco a farlo apposta. Sono sicurissima che lo avete sentito moltissime volte, soprattutto nei film. Ah, ma manco a farlo apposta, e così via. Apposta da solo significa intenzionalmente, di proposito. L'intera espressione, invece, significa per pura coincidenza e la utilizziamo quando vogliamo indicare che qualcosa è successo per puro caso e che se anche lo avessimo pianificato, cioè se lo avessimo fatto apposta, probabilmente non sarebbe capitato o comunque sarebbe avvenuto in maniera diversa e non così perfetta. Per esempio, ero alla fermata dell'autobus perché dovevo prenderne uno per andare a Palermo, quando ho visto la macchina di Francesca che si è avvicinata per salutarmi. Manco a farlo apposta, anche lei doveva andare a Palermo e così mi ha dato un passaggio e ho risparmiato i soldi del biglietto. Ebbene, purtroppo è giunta la fine di questo video. Io spero di aver fatto maggiore chiarezza su questa parola che, come avete potuto vedere, si utilizza veramente in molti contesti. Vi consiglio di cominciare ad utilizzarla anche voi affinché il vostro italiano suoni più naturale. Ma, ancora una volta, vi ricordo, fatelo soltanto in contesti scritti o parlati informali, colloquiali. La prossima volta che guardate un film in italiano, quindi, provate a farci caso, vedete se riuscite a notare l'utilizzo di questa parolina e se sì, scrivetemi nei commenti una citazione da un film italiano che avete visto recentemente proprio con questa parolina. Vi ricordo inoltre che se volete migliorare il vostro italiano colloquiale, il vostro italiano parlato, allora abbiamo realizzato un corso incredibile dedicato proprio a questo, a tutte le parole, a tutte le espressioni utilizzate normalmente nella vita di tutti i giorni dagli italiani in vari contesti ed è il nostro corso Italiano in contesto. Per sapere più informazioni potete cliccare sul link in descrizione.
Poi vi ricordo anche che se volete invece guardare tutte le altre nostre lezioni di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito www.lernamo.com. Se poi volete sapere più informazioni riguardo alla parolina proprio, invece, potete dare un'occhiata al video dedicato proprio a questo argomento e il link è come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest, tutti i social insomma. A presto, ciao!